Ciao amici, benvenuti sul canale. Allora, dal titolo l'avete capito come mai far uscire un singolo e poi nient'altro. Ma allora, innanzitutto è interessante, secondo me è piuttosto interessante che uno proponga a chi lo segue, ai propri follower, insomma ai propri fan o ai propri ascoltatori, meglio detto così, se no ci si monta la testa, ecco, proponga quello che sta cambiando nella sua vita artistica. In genere parlo di vita artistica perché poi la mia vita personale sono piuttosto geloso, non ne parlo volentieri. Ecco, però nella mia vita artistica sta cambiando il genere, d'altronde si cresce, i capelli diventano bianchi, si vivono altre storie, altre situazioni, per cui si ha voglia di raccontarsi attraverso la musica. Spesse volte ho detto sono molto riservato, ma poi insomma è un po' la bugia di Pinocchio, nel senso che poi chiunque canti o comunque scriva, faccia il cantautore, nel mio caso, ecco, racconta di sé e quindi alla fine fa uno spogliarello a tutti gli effetti. Detto questo, che non è così interessante, insomma, ecco, ho voluto cacciare fuori questo singolo anzitempo. Dico anzitempo perché, insomma, io spesso lo dico e l'ho detto e lo continuerò a dire, perché chi lo sa non farà nient'altro che tenersi aggiornato, chi non lo sa in questo momento. La mia produzione è in mano tutte le mie canzoni nuove. Ovviamente la mia produzione non lavora per Coccia Corrado, ma lavora per tanti altri artisti e molto più famosi di me. Nella fattispecie Fabio Concato, Ornella D'Urbano, la mia produttrice e arrangiatrice, è pianista di Concato, come spesso dico, ed è Fabio Concato è in tournée veramente da dopo il Covid e non si è ancora fermato. Ovviamente Ornella mangia anche grazie a Fabio, nel senso del suo mestiere, per cui non può certo interrompere tutto e correre dietro Coccia Corrado. Ecco, detto questo, io mi sono portato avanti col lavoro, ho scritto tutte le mie canzoni e questa, come spesso succede, è successo sempre, ragazzi, è successo sempre, me possino cecamme, tanto manca tanto così. Cosa succede? Succede che uno finisce il disco, poi dice porca miseria, un po' gli dispiace perché finora si era impegnato e aveva le notti insonni per pensare alle parole, aveva i pomeriggi interi per scrivere, aveva tonnellate di sigari, perché io faccio questo, io quando scrivo ho il vezzo del sigaro da fumare, da consumare, da guardare questa brace che si consuma lentamente. Ecco, tutto questo che è veramente magico di colpo finisce. Di colpo finisce, allora si rimane veramente così un po' disorientati e si esce da questa magica bolla che è la bolla del compositore, quindi la bolla della persona che in quel momento, se anche cascasse un meteorite, non si accorge, anzi si scosta. E allora cosa è successo? Come sempre succede, ho voluto scrivere l'ultima canzone, come se fossero già poche, sono 11, questa diventa 12, con questa diventa 12. Ho voluto scrivere questa canzone che è molto orecchiabile, cosa che non mi succede spesso nelle mie produzioni musicali, e fa un po' il verso a un tempo tangato, anche se non è proprio così marcato il tempo del tango, però fa il verso. Ecco, io, per chi mi conosce, sa che amo il tango in maniera sproporzionata e addirittura ho suonato anche per delle milonghe, quindi mi è piaciuto tantissimo quel periodo e quindi amando il tango ce l'ho proprio nell'orecchio, no? E quindi ho voluto scrivere questo brano che avesse quest'aria tanghera, ma con un'aria assolutamente anche italiana, perché io alla fine sono un cantautore italiano e quindi ci sono anche fraseggi italiani, linee armoniche melodiche che ricordano molto il canto tradizionale italiano, ci sono riferimenti insomma a Modugno, momenti che si può ricordare Modugno, momenti che si può ricordare Baglioni, momenti che si può ricordare Samuele Bersani, insomma c'è un mix di italianità in questa canzone. E questa canzone, come spesso succede, io scrivo in estate ciò che va di moda in inverno, infatti parla dell'inverno, parla delle castagne, il vino, delle feste in città, anche di molta malinconia racchiusa dietro case spesso e volentieri chiuse, fumose e lattiginose, mi viene da dire, mentre si guarda fuori la pioggia, la neve o cose di questo tipo. Io sono un cantautore novembrino o comunque autunnale e invernale, e anche se fa sto caldo, insomma,
mi piace pensare a quello, forse per rinfrescarmi, ecco, magari serve anche a questo. Sta di fatto che ho voluto tirare fuori questo singolo. Allora, innanzitutto io vi ringrazio ragazzi, perché da quando è stato messo online mi sono arrivate tonnellate di commenti positivi che il brano sta piacendo, e sapete, il cantautore si nutre di complimenti, si nutre di applausi, si nutre di approvazioni, se no non sarebbe qui a fare quello che fa. Però effettivamente non me l'aspettavo, perché chi mi conosce altrettanto bene sa che arrivo da un genere completamente diverso. Ho fatto 2 album, anzi 4 album, di cui 2 e mezzo concept album, quindi album che parlano più o meno delle stesse cose, con un genere musicale molto coerente. Quest'album, senza voler spoilerare niente, è completamente diverso da tutti gli altri, non è un concept album, anche se c'è un filo logico che unisce dalla prima alla 12ª canzone, ed è veramente una parola che ricorre, no, in ogni canzone, però ovviamente non vi dico niente. E anche in questa canzone c'è questa parola, però ecco, non ve la dico, sennò poi si scopre l'altarino, insomma. Sono contento di aver scritto questo brano, è stata un'avventura, adesso ve la racconto in 2 parole. Allora, vedete, questo è il mio studio, qui c'è il mio pianoforte, e un giorno mi sono messo lì a scrivere 4 note, 4 parole, e mi frullava in testa un giro musicale che mi piacque subito dalle prime note che scrissi. E così cominciai a scrivere anche delle parole, poi ci fu un intermezzo piuttosto lungo strumentale, d'altronde io sono anche logorroico, perché arrivo dal piano classico, avendo studiato il conservatorio cerco sempre di andare a pescare armonie e melodie che possano in qualche modo autoricordarmi il mio background passato. E quindi c'era una versione anche strumentale all'interno, tra il ritornello e il ponte, come dicono quelli che parlano bene, strumentale con un effetto speciale che poi ricorre anche all'inizio e alla fine del brano, ossia il temporale e la pioggia che picchietta. Però l'ho mandato al mio editore, mi ha detto: Corrado, tu sei l'unico artista che conosco che mi fa brani da 8 minuti, ma hai anche rotto le palle, e ha perfettamente ragione. E quindi cosa ho fatto? Ho tagliato clamorosamente quello che era la parte strumentale, che era veramente al limite del logorroico, e allora è diventata più compatta, diciamo, si è compressa, come direbbero quelli che fanno i mix, si è compressa ed è diventata una canzone da 3 minuti e 49, che è già tantissimo per i tempi di oggi, che in 2 minuti e mezzo scarsi già si sente ritornello, strofe, titolo, copertina, insomma in 2 minuti si brucia una canzone. Invece io ho bisogno di più minuti, ho bisogno di raccontarmi, voglio che le parole suonino così come suona la musica, per cui riempio in maniera quasi ossessionata la musica con delle parole veramente fitte, perché vorrei che suonassero insieme alla musica stessa. Quindi ho compresso la canzone, mi sono messo qui un pomeriggio a registrarla tutta, gliel'ho mandata a Gigi Mazzesi, che saluto anzi, e sono poi andato a Ravenna a incidere la voce e sembrava tutto fatto, veramente eravamo contentissimi del nostro lavoro, avevamo anche festeggiato a suon di piadina e brindisi finale con la moglie di Gigi, Anna Maria, e però io poi tornando a casa, insomma, riflettevo, ero contento di questo lavoro. Poi nel frattempo abbiamo mandato tutto a Ornella. Allora, Ornella, torno a ripetere ragazzi, è una persona iper impegnata, in questo momento è veramente presissima, a volte non ci si riesce neanche a spedire un messaggio perché magari l'altro lo legge 2 giorni dopo, ma è veramente una situazione difficile in questo momento, perché Ornella è veramente presa. Però ecco, combinazione quel pomeriggio, quella sera, adesso non ricordo che orario fosse, mi ha detto: ok, mandami tutto e poi ci penso io. Io ragazzi ero su un altro pianeta, avevo gli occhietti che brillavano con le stelline dentro, tipo i cartoni animati, e infatti la sera ci ha messo mano la sera stessa, quindi io ero già a casa dopo il viaggio di Ravenna, ecco, la sera ci ha messo mano, e alle 3 di notte, l'ora del diavolo insomma, alle 3 di notte mi arriva la versione strumentale abbinata alla mia voce e perfettamente sincronizzata.
ho sentito la parte di pianoforte di Ornella, ho detto ok, mi ritiro e lascio suonare lei perché ha più senso tutto. Ciò che tocca l'ha fatto sempre diventare oro, per cui ha più senso tutto. E infatti abbiamo tenuta buona la parte suonata da Ornella. Tra l'altro questa cosa della collaborazione a distanza, seppur io sia andato a Ravenna a incidere la voce, mi ha fatto ricordare tutto il percorso che è stato necessario per incidere, registrare e produrre Tre quarti d'amore, quindi il mio ultimo album, in questo caso penultimo se stessimo parlando del nuovo album già uscito, quindi l'ultimo in realtà. Ecco, lo si scrisse, lo si arrangiò e lo si lavorò tutto a distanza con i computer, perché non si poteva uscire, c'era il Covid, quindi non si poteva uscire, e l'unica volta in cui uscì era, mi feci dare un permesso dai vigili di Riccione e andai a suonare, andai ad incidere le parti vocali a casa nello studio di Ornella. Ecco, questa cosa delle 3 di notte che lei mi ha fatto arrivare la parte strumentale mi ha catapultato come in uno Stargate con una macchina del tempo a quel periodo, e anche lì mi fece molto, come dire, commuovere la cosa, perché quello forse è stato uno dei periodi più belli della mia vita. E, e quindi ecco, niente, per farla breve mi è arrivata la versione e immediatamente l'ho rigirata a Gigi Mazzesi e abbiamo messo quella su Spotify, su iTunes, e quindi anche cercatela su queste piattaforme digitali, su Amazon Music, su YouTube, eccetera eccetera, ed è stata quella definitiva. Ecco, oggi mi è venuto lo schiribizzo di suonarla così come io la scrissi, quindi con i miei limiti pianistici, con la mia come dire, partecipazione, perché io poi quando scrivo, canto e soprattutto interpreto le mie cose ci metto l'anima, insomma, quindi di sicuro non sto qua a passare il tempo. Però ho voluto condividere con voi la genesi di questa canzone. Spesso l'ho fatto anche nei podcast, ho inciso infatti alcuni podcast che raccontavano, anzi li trovate nel playlist del canale, che raccontavano proprio come nascevano determinate canzoni. Ecco, questa ve la faccio vedere proprio dal vivo, come è nata e come è cresciuta, insomma, l'evoluzione, fino a invitarvi a scaricare, insomma, per pochi euro sulle piattaforme digitali Sintomi di te, appunto, e quindi portarvela nei vostri telefoni, nei vostri tablet, nei vostri computer, nella vostra vita. Magari qualche volta vi serve per essere più in compagnia. Va bene, la chiacchierata è finita, sono stato come sempre lunghissimo, però ecco, prima di salutarvi, 2 cose. La prima, vi invito a iscrivervi al canale, condividere questo video e far girare la voce. Le Storie di Corrado è un piccolo canale YouTube che racconta di me, racconta delle mie vicende artistiche, ma vorrei che si espandesse il più possibile. E poi la cosa più importante, ecco, vi invito a stare lì, proprio in questo momento state lì, non staccate la visione, perché adesso c'è la versione acustica, quella diciamo originale, quindi state con me e ascoltate come è nata Sintomi di te, fa anche rima. Se il video vi è piaciuto, un like, condividete, solite cose. Ciao! Razio vele, sentirò, cieli stesi al sole, lune di Van Gogh, il ricordo è un guizzo nell'oscurità, luci tremolanti sopra i miei rimpianti, scene mute l'ombra sono io. Porto tra i ricordi, grappoli di addii, strani incontri e risa, caldi sussurri, certo di pensarti senza averti mai. Piove sulle aulenti, coccole sfuggenti, sopra gli accigliati, sopra i gemiti dei tram. Suoni di sonagli dentro i freddi inverni, nuvole di fiati tra castagne e vino. Ti conobbi appena, ma che bella scena ritrovarti sempre al posto mio.
cieli colmi e neve che ricopre i passi, sulla strada addossi prima che arrivasti, nella perfezione di quel suo posarsi, la lentezza nel decidersi. Strascichi di rosso, sintomi di te, sei il mio scherno inferno, non ti volli mai, volli solamente assaggiarti un po'. Misi in un quaderno questo freddo inverno, tu mi usasti ed io ti usai per scrivere di me. Schiusi quella tenda dove ti guardai quando tu arrivasti, bella più che mai. Lo ricordo bene quando ti lasciai. Quella frase scema sopra il vetro opaco, tu ridesti e risi per poi ridere di noi. Suoni di sonagli dentro i freddi inverni, nuvole di fiati tra castagne e vino. Ti conobbi appena, ma che bella scena ritrovarti sempre al posto mio. Non c'è ormai più niente, niente che mi basti, solo cicatrici come oggetti sparsi, il ricordo un ritmo senza nessun tempo, la paura di redimersi.